Quanto costa, ragazzi, praticare Brazilian Jiu-Jitsu in Italia? Comincia questo format, siamo alla seconda puntata del quanto costa praticare una disciplina marziale. Voglio fare questa puntata, farò sempre un'introduzione per spiegare che faccio questo, per aiutare un po' i ragazzi a indirizzarli nel caso in cui volessero cominciare a praticare una disciplina. Spero di riuscire a portare questa rubrica per tutte le discipline marziali, così che uno possa dire: guarda, mi costa tot, posso cominciarlo, oppure magari a livello economico non me lo posso permettere adesso, vedere un attimino le cose che devo comprare, le attrezzature, quelle obbligatorie, le attrezzature magari quelle che posso anche comprarle più in là, vedere se intanto c'ho il budget per cominciare a fare questa disciplina. Oggi con Claudi Bagliu, maestro, sensei, master, crew di Brazilian Jiu-Jitsu. Una volta che tu entri in una palestra, ti presenti alla reception di una palestra, ci sono da pagare 3 cose fondamentali. La prima cosa è l'iscrizione annuale, che solitamente comprende anche l'assicurazione. Esatto. Lì i prezzi variano magari tra i 50 e i 100 euro, giusto? Esatto, che può essere siamo lì. La tessera annuale. Il tesseramento arriva sempre dai 30 ai 50 euro annuale, che è obbligatorio, cioè tu se non hai il tesseramento non puoi allenarti. Esatto. Quindi cioè, se non hai quello... Quello è per mettervi in regola, e nel caso in cui vi facete male al dojo ci avete anche un'assicurazione pagata dall'ente di promozione sportiva. Esatto. Okay. Infatti tante volte chi viene ad allenarsi da noi fa la prima lezione ma non farà mai sparring. Okay. Perché se succede qualcosa, facciamo provare la tecnica, ma se succede qualcosa non va bene. L'abbonamento mensile, che ad esempio io so i prezzi di Muay Thai eccetera, che l'ho già specificato nel video di Kyokushinkai, cambia in base anche alla regione, in base al posto, perché ovviamente ci sono i costi della palestra, di mantenimento della palestra. Sul Kyokushinkai siamo stati tra i 50 e i 100 euro, che adesso si sono anche un po' alzati tra i 60 e i 100 euro. Brazilian come siamo messi? Siamo rimasti simili? Come dicevi prima, dalla regione dove vivi, eccetera. Assolutamente. E dai costi che hai per la palestra, se devi mantenere una palestra in centro Milano, ovviamente. Esatto. C'hai dei costi di affitto Allora, io ho tenuto un range che va dagli 80 mensili fino ad arrivare a 120, ma secondo me arriviamo in alcuni posti che può arrivare anche di più, secondo me in Italia. Okay. Quindi tra gli 80 e i 120. Costo medio. Costo mensile, sì. Terza cosa fondamentale, ragazzi, in ogni palestra questo è imprescindibile, avere il certificato medico. Esatto, quello che ti stavamo dicendo prima. Consiglio di fare quello medico agonistico, come ne abbiamo parlato anche col Senpai Luigi, perché ci avete realmente poi tutti i dati alla mano per vedere se non avete problemi magari a livello di cuore, a livello di respirazione, a livello essendo che è uno sport dove andrete anche a sforzare, a fare degli sforzi, a lottare. Nella lotta si suda parecchio. Anche molto. E sforzando tanto, meglio prevenire, cioè molte volte prevenire è meglio che curare, no? Quindi onde evitare casini, eccetera. E questi sono i 3 costi che sono prezzo della visita medica agonistica, solitamente tra i 40 e i 60 euro. Più o meno siamo lì. E poi io aggiungo ancora una cosa che tanti dicono: ma io non farò mai una gara, eccetera. Fa niente, è meglio farla lo stesso. Secondo me è la cosa migliore, cioè falla, sei sicuro che poi magari in un domani vuoi fare la gara, sei già a posto, non devi rifarla di nuovo, perché uno magari fa quella medica che magari costa di meno, poi dopo devi rifare di nuovo quella agonistica e quindi va a spendere ancora di più. Quindi tanto la fai una volta all'anno. Esatto, una volta all'anno, come il tesseramento. È una spesa unica che ti fai, diciamo, in quell'anno lì. Passiamo alle attrezzature, Claudi. Attrezzature, ci sono 2 distinzioni: gi e no gi, perché ci sono 2 modi di fare Brazilian Jiu-Jitsu. Esatto. Quello col kimono. Kimono, sì. Kimono Brazilian Jiu-Jitsu, quanto costa? Secondo me puoi arrivare dai 70 euro minimo. Ok. Poi se ci sono le offerte così in tanti store online, li puoi trovare anche a 40 euro. Però c'è gente che li ha comprati. Sì, ho comprato il kimono a 40 euro e dico, cioè, cavolo, come hai fatto? Poi dopo un mese li vedi che la manica arriva qua. Quindi dici, ok, va bene. Quindi allora diciamo il range arrivi dai 70, che prendi un buon kimono, che va benissimo per iniziare, fino ad arrivare magari a un 130, che prendi già un bel kimono, ma puoi arrivare anche a 150, 200, ma quelli sono kimoni che secondo me prendo, secondo me dal mio punto di vista non ha senso partire con un kimono di questo genere qua. Quindi arrivare con un kimono da 70 euro va più che bene. Per quanto riguarda invece la sezione no gi, quindi Brazilian Jiu-Jitsu senza il kimono,
Allora, io Si consiglio... usa solitamente, devi comprare Sì, la la rash rash guard guard e i pantaloncini. pantaloncini. Io consiglio, questa è una cosa preferenza mia, personale, di prendere sempre la rash guard a maniche lunghe, oltre ai pantaloncini mettere sotto anche i leggings. Una cosa che a me, diciamo, piace perché lottare magari senza i leggings sotto magari qualcuno potrebbe dar fastidio, Ok, perfetto. e quindi è meglio essere tutto a maniche lunghe. Ok, prezzi rash guard. Un paio di pantaloncini possono costare sui 40 euro. Ok. Invece una rash guard sempre lì, più o meno rash guard, pantaloncini e leggings sono sempre 40 euro al pezzo, più o meno, dai 40 in su. Oppure ci sono anche quelli che magari puoi comprare alla Decathlon. Certo, certo. Però ecco, non sono fatti apposta per il jiu-jitsu, esatto. Sì, sì, non sono improntati per quella. Esatto. Magari Cioè, non è un capitale. abbigliamento tecnico per Ok. quella disciplina lì. Ora passiamo a quelli magari consigliati. Nei consigliati io metto sempre un secondo paio di tutto l'abbigliamento. Quello Un secondo gi, perché comunque se lo usi tutta la settimana, ad esempio, ti sei allenato 3 volte in una settimana, tutto pieno di sudore, tutto pieno... È anche una cosa che lavarlo da un giorno all'altro, diciamo che fatica un po' ad asciugarsi. D'estate magari no. Tipo adesso che ci sono 40 gradi va bene che lo usi il Esatto. giorno dopo. D'inverno magari diventa un po' più difficile, conviene averne un secondo così da girarteli e così non si consuma anche, Esatto. Ti durano anche di Io questa cosa qua la consiglio sempre, almeno dopo un mese che pratichi. Poi se vedi che inizi a praticare, ti piace tanto e fai fatica, allora puoi già incrementare magari con un secondo kimono Ok. o il secondo kit di no-gi. Però solitamente dopo un mese, cioè, uno vede anche che ha la necessità di avere un secondo kimono. Assolutamente, Quindi assolutamente. è molto consigliato. Secondo attrezzo fondamentale, paradenti. Paradenti, allora lo mettiamo come accessori, Sì, diciamo. lo mettiamo come accessorio, come Perché consigliato. come consigliato, perché tante volte si rischia di prendersi le botte in faccia, ma non Anche mentre uno si esatto, sbraccia. esatto, quindi è molto consigliato. Un paradenti ci sono anche lì, può variare dai 3 euro arrivare ai 15, ai Solitamente 20. parte dai 7 euro, già un paradenti. Li ho visti classico. anche- Il classico arriva a 17, 27 Esatto. euro. Poi ovviamente non stiamo parlando del top di gamma, quello che te lo fa il medico. Magari beh, il quello- dentista, che è già un'altra. Consiglio per sport da combattimento. Esatto. Consiglio sempre quelli fatti, però diciamo che te la puoi cavare anche con un prodotto che Sì. trovi sul mercato. Esatto. Quindi paradenti lo usate ogni tanto, cioè Sì, sì, sì. può capitare di usarlo. Io ho iniziato a usarlo, diciamo, da cintura nera. Prima non l'avevo mai usato perché non mi ero abituato. Ok. Dopo aver preso un paio di botte tra i denti ho detto che forse è meglio che inizio a usarlo, perché Mi sono segnato tra i consigliati anche il copri-orecchie. copre orecchie è molto consigliato, ha un prezzo abbastanza Quanto posso può dire costare un copri-orecchie? abbastanza alto per iniziare, ma può costare dai 40 arrivare anche 70-80 euro un paraorecchie. Ok, perfetto. È Per cosa fondamentale l'utilità di del copriorecchie? per non farti esplodere le orecchie. Ok, perché ricordiamo durante Esatto, la lotta, durante lo la fase sparring. di lotta può capitare che si vai a stritolare, vai a comprimere comunque l'orecchio. Vai a sfregare, diciamo, questo capita quando magari sei all'inizio che spingi in un modo sbagliato, vai a sfregare l'orecchio contro l'avversario, oppure prendi un colpo, una botta e quindi l'orecchio inizia a gonfiarsi e non è proprio il massimo, soprattutto per chi ha appena iniziato. Uno invece che lo fa magari, sai, da 10-15 anni che gli scoppia l'orecchio va bene, ma Ok. iniziare dopo 2 settimane a avere l'orecchio che è gonfio così, insomma, quindi è molto consigliato Preservare le orecchie, Esatto. almeno in fase iniziale. Esatto, comunque. esatto. Mi sono segnato, Claudi, io la conchiglia, che la metto solitamente in tutte le discipline marziali. Nel Brazilian Jiu-Jitsu la conchiglia, la utilizzate? Allora- vi serve, non vi serve? Allora, la conchiglia non può essere usata in gara, Ok. ok? In allenamento, Quale motivo? perché la conchiglia, essendo una parte rigida, quindi quando tu vai a fare certe tecniche, diciamo che vai a danneggiare magari l'avversario, magari nel fare una leva al braccio. Ok. Se la Va a conchiglia, sbattere contro la conchiglia in esatto, plastica. va a picchiare contro il gomito e nel tirare, cioè, fa molto più male rispetto magari È come avere un'arma, uno scudo. Esatto, esatto. E sfrutti quello scudo per Esatto, quindi non puoi usarlo nel jiu-jitsu. Ok, perfetto. Non si può usare. Mentre invece nella fase di allenamento consiglieresti di usarla o No. non consiglieresti? No. Ok, perfetto. So che all'inizio tante posizioni magari di lotta uno non è abituato, come un semplice armbar, Ok. e si fanno male perché non sanno appoggiare nel punto giusto, che è normale all'inizio, però
cioè consiglio di non usarlo. Ok, perfetto. Questo consiglio mio, poi dopo ognuno La conchiglia non la mettiamo nel prezzo. Esatto. Ma nel prezzo voglio mettere una cosa che mi sono dimenticato nella prima puntata che abbiamo registrato. Nei consigliati, ragazzi, sempre avere dentro la borsa un paio di ciabatte. In palestra è fondamentale. Non è consigliato, quello lì è obbligatorio. Ok, esatto. Cioè, avere le ciabatte per la palestra. Non l'ho messo nell'attrezzatura obbligatoria perché do per scontato che qualcuno abbia certo. un paio di ciabatte a casa. Certo. Cioè tutti ci abbiamo almeno 2-3 paia di ciabatte buttate da qualche Esatto, parte. sì. Portatele in palestra perché sono fondamentali anche nel tragitto dalla zona tatami al bagno. Non andate con i piedi nudi che poi portate, cioè andate in bagno, magari qualcuno ha fatto la pipì per terra, oppure magari è sporco, o che ne so, e poi salite sul tatami con i piedi zozzi. Non va bene. Personalmente, quando mi è capitato più volte, magari persone che all'inizio non sapevano come comportarsi nell'ambiente della palestra, andavano in bagno a piedi nudi, tornavano, lo facevano andare in bagno a lavarsi i piedi. Cioè, gli prestavo io le ciabatte e dico vai a lavarti i piedi perché non puoi entrare. Prima di tutto. Esatto, non puoi entrare con i piedi tutti sporchi sul tatami, anche perché ci metti la faccia, quindi non è proprio il massimo. Perfetto. Io questa è una cosa che ho messo anche nella prima puntata di Kyokushinkai e la metterò sempre, consiglio mio personale, la metto nei consigliati perché questa viene da me per la sofferenza che ho avuto nei miei anni di pratica. Un deodorante, ragazzi. 3,50 €, 4 €. Sempre nella borsa un deodorante ce lo dovete avere. Poi ovviamente vi dovreste lavare prima di cominciare a fare qualsiasi pratica marziale, ancora di più quando si tratta del Brazilian Jiu-Jitsu. Infatti, perché sei a contatto con un'altra persona ed è il rispetto verso l'altra persona, visto che magari ti ci metti sopra con le ascelle, esatto. o magari tutto pezzato, infatti, puzza di merda, cioè diciamo non è bello. Non è per niente, infatti. Lavarsi prima di tutto, lavare gli indumenti e lavarsi te. Se uscite dal lavoro fatevi una doccia in 2 secondi, esatto. E poi vi mettete il ghi e vi allenate. Però ovviamente ci sono quelli che anche se dopo la doccia, anche se sono fatti la doccia, un minimo di un deodorante, ragazzi, 3,50 €, 4 €. Allora, nella lotta, se posso dire, cioè il deodorante non serve a niente, cioè tu devi lavarti, punto. Ok. Cioè non puoi venire lì e metterti il deodorante. Do per scontato che qualcuno si lavi prima di andare in palestra. No, ma è obbligatorio lavarsi, esatto, cioè, okay. Soprattutto in sport di lotta dove c'è tanto contatto, cioè tu sei obbligato a farti la doccia. Infatti in palestra dico sempre ragazzi, se non avete tempo perché magari finisci di lavorare tardi, arrivi in palestra che sei tirato con i tempi, fa niente, piuttosto entra 5 minuti, 10 minuti dopo, fatti la doccia in palestra, entra sul tatami. La lezione. Non c'è nessun problema. Giustissimo. Perché è una mancanza, dal mio punto di vista, una mancanza di rispetto nei confronti dei miei compagni. Esatto, giusto. E poi dopo da lì... Veramente d'accordo. Però infatti io do per scontato che vi siete fatti la doccia. Un deodorante comunque abbiatelo sempre da piazzare, o profumate un pochettino, visto che uno vi deve stare sopra, vi deve mettere magari l'ascella in faccia e tutto il resto diventa abbastanza complicata. No. Passaggio di cintura e gara. Il Brazilian Jiu-Jitsu è una disciplina sportiva, quindi ci sono delle gare, si fanno tante gare. Io voglio andare, dopo un tot di pratica, voglio andare a farmi una gara. Ha dei costi? Iscrizione? Sì. Mi sono già scritto quale cose, che così almeno non mi dimentico. Allora, però non essere triste, Claudio. No, stavo leggendo mentre. Allora, tu puoi fare la gara dopo. No, perché stavo leggendo, no? Non trovavo dove avevo scritto. Tu puoi fare le gare anche dopo un mese, per dirti. Ok, perfetto. Quindi, però per fare le gare. La cintura bianca puoi fare le gare. La cintura bianca, io la mia l'ho fatta dopo 2 mesi, quindi. Ok. Allora, per iscriverti, cioè per fare una gara devi fare il tesseramento della federazione verso la quale stai andando a combattere, no? Okay. Noi per esempio abbiamo l'UIJJ, che è l'Unione Italiana Jiu-Jitsu in Italia, poi dopo ci sono altre federazioni che è la IBJJF, poi c'è l'AGP, ci sono diverse federazioni e ogni federazione deve avere il suo tesseramento. Il tesseramento ha il suo costo. Esatto, varia dai 20 € fino ad arrivare magari ai 40 o 50 € massimo. Tra i 20 e 40 da quello che per avere un tesseramento. Tesseramento che ti permette di iscriverti alle gare. Ok, una volta di quella federazione. Di quella federazione. Una volta che tu ti sei iscritta a quella federazione c'è il costo della gara. Okay. Quindi che varia anche lì, che va dai 60 € fino ad arrivare a 180. Ok, una gara. Mizzica, per fare una gara anche di cintura bianca dai 60 ai 180 €. Cioè può variare, mamma mia. Sì.
Cioè non solo uno va, Per dirti. non solo uno va a fare una gara e se vince non Questo vince purtroppo- niente, deve pagare lui. Purtroppo questo è andato a aumentare nel corso del tempo. Mi ricordo ai tempi quando gareggiavo io, che ero cintura bianca, blu, eccetera, arrivavi massimo a un 100, ti parlo di un campionato europeo, arrivavi fino a 120-130 euro. Ok. Sì, in dollari, però siamo più o meno lì. Ok, perfetto. Adesso invece è un campionato europeo, se tu ti iscrivi, perché ci sono le deadline, quindi se tu ti iscrivi 7 mesi prima ovviamente ti costa di meno. Ok, perfetto. Però se arrivi alla fine, tipo ti iscrivi un mese prima dell'europeo, lì ti costa almeno un 150 se non 170 dollari. Ok, pazzesco. E questa cosa qua però volevo chiederti, il costo è per una singola gara oppure in quella giornata hai tot gare da fare? No, tu entri, se ti finalizzano in 3 secondi esci e è finita la gara. E torni a casa senza 200 euro in tasca tra Più- il tesseramento, più tutto il viaggio, mangiare, tutta la trasferta. qua. Quindi Ok Claudio, sono cintura bianca, passo a cintura blu, la seconda è la cintura blu, giusto? sì, esatto. Ok, per passare a cintura blu, quanto mi costa il passaggio di cintura? 2 anni di fatica. 2 anni di tempo, ma penso anche qualcosa, perché giusto, Certo. nel Kyokushinkai ad esempio si paga. il Certo, passaggio in cintura. ogni passaggio ha un costo e questa è una domanda che cioè non ho una risposta esatta, ma so che varia da 50 euro in su. Perché dipende, mi dicevi, dall'accademia. Dipende dall'accademia, da come è strutturata un'accademia, da chi è affiliata, quindi ci sono tanti fattori che non posso dirti una cifra esatta, Ok. però ti posso assicurare che parte dai 50 euro in su. Quindi dai 50 euro in su per tra i 50 e i 100, oppure può andare anche Poi può oltre? andare anche oltre. Per le cinture magari quelle più Per le grandi. cinture magari alte, sì, Ok, per le cinture. quando magari prende la cintura nera, però ripeto, questo dipende sempre da come è strutturata Certo, tutta certo, l'accademia e a chi è affiliato, quindi Certo. sono tutte cose che dipendono Diciamo dall'accademia. che parte da un minimo di 50 euro. Sì, almeno Solitamente almeno 50 euro. Ok, perfetto. Ultima domanda, Claudio, abbiamo parlato di tutte le categorie che ci servivano. Il gi ha un colore ben preciso, perché ho visto che nel Brasile ad esempio, c'è blu, c'è bianco, c'è nero, ci sono tutti. C'è rosa, c'è C'è verde rosa. militare, Ecco, c'è come- qualsiasi colore tu come vuoi. consiglio, uno dice sì, ho visto quello, ma posso mettere il ghi nero da cintura bianca o da cintura... Allora, regolamento Sì. per tutte le gare, kimono bianco, blu o nero, non puoi avere altri colori in gara. Blu, bianco, nero? Sì, Ok. non puoi avere altri colori. In accademia, che lì dipende, cioè se tu mi arrivi con un kimono rosa, cioè ti dico, cioè fai anche a meno. Io ce l'avevo viola. Cos'è quindi- questa discriminazione, Claudio? Non stai facendo bella pubblicità alla tua accademia? Perché proprio rosa? No, perché ci sono anche kimoni. No, per dirti un colore che tipo Ok. che dici non Verde- vedresti. Verde fluorescente. Ma tu non vedresti mai un kimono, cioè tu immagina il Kyokushin con un kimono rosa. Cioè dici No, ma infatti c'è, ad esempio nel Kyokushinkai c'è solo bianco. esatto. Bianco e basta. Infatti il bianco Nel Brasilian- sarebbe Nel Brasilian però ti permette di... vivere bianco, blu e nero. Ok, è indifferente. È indifferente. Tu puoi usarlo in gara anche se sei cintura bianca. puoi usare Certo, tutti sì, i sì, colori. puoi usare Perfetto. tutti i colori che vuoi. E ci sono alcune accademie invece che ti dicono no, devi prendere solo questo tipo di kimono di questo colore. E lì dipende dall'accademia. Dall'accademia, sì. Ok. Io personalmente preferisco il kimono bianco perché mi piace proprio il colore bianco. Però è anche vero che la gente dice vabbè, ma voglio prendere anche uno blu, eccetera. Allora, cioè lì Assolutamente. non è che Adesso se dovete fare il doppio acquisto ti prendi poi un altro che, Esatto, che ti esatto. manca quel colore là. Poi io ce li ho tutte e tre di colori, quindi bianco, blu e nero. Cioè, Non ti fai mancare niente, Claudio. vabbè. All inclusive. Avevo anche il viola se vuoi proprio. Il viola si usa solo, Solo per allenarti. Ah, ok, perfetto. Va bene ragazzi, tutte le informazioni ve le abbiamo date. Spero che il video vi sia piaciuto e spero di non aver dimenticato niente dell'attrezzatura. Se nel caso in cui avessi dimenticato qualcosa, scrivetemelo sotto nei Esatto. commenti. Grazie Claudi, ci vediamo al prossimo video. Buon Hajime. Iscrivetevi. Niente ragazzi, la corrente si è staccata, non abbiamo pagato le corrente. Quindi questo video non partirà mai.
Spero che si accenda una certa, quindi ci tocca stare con i flash. Speriamo che la batteria regga. Ma se tu la tieni così non si vede niente, c'è il telefono Certo. davanti alla videocamera. No, si vede. Devi tenerlo di lato così Ma si vede, cazzo. Guarda. Bravo, ma bravissimo. vedi che fa Così- poca luce il mio. Così si nota. Il mio fa poca luce. Eppure il budget è quello che è. E che cazzo dobbiamo fare? Minchia? Va bene così. Niente, il video sul Brazilian Jiu Jitsu finisce così. Ecco, non è mai iniziato. Oh,